Ciao a tutti! In questo video faremo un excursus per quanto riguarda uno degli argomenti più trend e più discussi riguardo la Lituania, ma anche uno degli argomenti più sensibili rispetto a questo paese, ossia il tasso di suicidi pro capite della Lituania. So benissimo che può essere un video che vi fa sobbalzare sulla sedia, siamo tutti consci del fatto che su YouTube ci sono un sacco di video dove la gente mangia, la gente balla, la gente chiacchiera, video bellissimi di gente sempre sorridente e di gente che tutto il giorno fa vedere quanto è bella la propria vita. Ma la realtà purtroppo a volte è differente da quello che si vede non solo su YouTube ma in generale sui social media. Quindi se vi aspettate un video di unboxing, se volete un video per ridere, questo non è il video che fa per voi. Perché ho deciso di fare un video su un argomento così difficile, così crudo e molto serio? Perché penso che far vedere e raccontare esattamente cosa significhi vivere a certe latitudini o in certi paesi sia fare un'operazione verità. È inutile che ci giriamo intorno, è inutile che io vi venga a raccontare che vivere in Lituania è tutto fantastico, bellissimo ed eccezionale, quando poi in realtà ci sono un sacco di problemi, perché i problemi ci sono dappertutto. Io sono emigrato all'estero più di 15 anni fa e mi trovo bene dove sono, sto bene in Lituania, ma questo non vuol dire che in Lituania non ci siano dei problemi e i problemi devono essere affrontati. Poi il come si affrontano questi problemi, il perché ci sono questo problema è tutto un altro discorso. Finito questo pippone iniziale, era giusto per farvi capire che questo non è un canale dove io vi vengo a raccontare solo le cose belle e per fare audience o per avere i like. Certo, mi piace avere i like, portano magari della monetizzazione, però non è questo il grande scopo del canale. Lo scopo del canale è raccontarvi in verità quello che succede da queste parti. Allora, parliamo del tasso dei suicidi. Un recente articolo di LRT, la RAI lituana, su internet, ha posto per l'ennesima volta l'accento sull'alto tasso di suicidi che avvengono in Lituania ogni anno. Pensate che la Lituania detiene questo record del più alto tasso di suicidi in Europa da un sacco di anni e se lo contende con altri due paesi del nord Europa, che sono i due dei paesi scandinavi. Il tasso attuale, riferito all'anno scorso, era di 23 suicidi ogni 100.000 abitanti. Voi tenete conto che la media europea dei suicidi è intorno ai 12 suicidi. Qui siamo a 23, quindi siamo addirittura al doppio del suicide rate per 100.000 abitanti. Ed è un grande problema. Allora, uno dei problemi è che se ne parla sempre troppo poco. Quindi in Lituania si tende a minimizzare molto questa cosa. Tutti lo sanno, tutti sanno che questo è un problema enorme, ma se ne parla poco. Perché se ne parla poco? Perché innanzitutto c'è la loro cultura che li blocca. Molti vogliono quasi non considerare il tasso di suicidi come una problematica e quindi lo rimuovono, c'è una sorta di rimozione e quindi si dice io non ne parlo e quindi il problema non esiste più. Quello che capita però è che non parlandone non ci se ne rende conto e quindi certe problematiche non vengono risolte. Allora, innanzitutto il tasso di suicidi è molto più alto negli uomini rispetto alle donne e equivalentemente distribuito in due fasce di persone, sopra i 50 anni e in una fascia che va dai 25 ai 35 anni. Questo perlomeno sono le statistiche. Poi, al di là delle statistiche, bisogna capire il perché si arriva a suicidarsi. Ci sono varie cause, non esiste una sola causa del perché in Lituania vi è un alto tasso di suicidi e le cause sono molteplici e soprattutto molte sono concause, cioè sono cause che trascinano una l'altra. Una delle problematiche grosse è culturale. La Lituania è un paese
nord europeo, nord-est, ma comunque considerato nord europeo, e come tutti ben sanno, nei paesi nordici culturalmente si è più freddi, ossia anche per colpa del clima, anche per colpa della latitudine, le persone hanno la tendenza ad essere più isolate ed essere meno espansive. Questo è un problema culturale che ovviamente le nuove generazioni stanno tentando di risolvere piano piano. Se voi prendete e fate il paragone tra una persona che qui in Lituania ha 60-65 anni e un giovane di 20 anni, vedete una differenza abissale, che per esempio noi in Italia magari non abbiamo, perché siamo un paese latino e come tutti i paesi latini abbiamo un temperamento molto più forte, siamo molto più sorridenti, e questo è dato da tantissime cose, anche e soprattutto dal nostro clima, che è molto bello, favorevole, e dà sicuramente più gioia rispetto ad un clima che per 9 mesi l'anno è grigio scuro e ti porta un po' ad essere depresso. Il secondo problema, quindi la cultura, il secondo problema che io ho notato, ma che anche parlando con amici che sono psicologi da queste parti, è l'oppressione che c'è stata per più di 70 anni e comunque anche prima da parte dei sovietici. Questo è un retaggio culturale che loro si portano dietro e che non hanno ancora superato, lo stanno facendo in maniera graduale, ma ci vogliono un paio di generazioni per risolvere questa problematica. Tenete conto che la Lituania è un paese che sulla carta è cominciato ad esistere la prima Costituzione lituana, il ritrovamento è datata intorno al 1000 d.C., ma nell'arco dei secoli qui sono sempre stati dominati da qualcuno, tranne quando ci fu il Granducato di Lituania. Poi, per esempio, recentemente, prima ci sono stati i tedeschi che hanno conquistato la Lituania, via i tedeschi sono arrivati i russi e quindi l'impero sovietico, che per 70 anni ha soggiogato queste persone. E voi immaginatevi che l'Unione Sovietica e ha dominato la Lituania per 70 anni, e per 70 anni le persone si sono sentite dire: tu non devi pensare praticamente a niente per conto tuo, stai nel tuo, non alzare la testa, non dire niente, non scendere in piazza a protestare, non fare nulla perché lo Stato fa tutto per te. Bene o male, questo dà un'impronta psicologica alle persone di un certo tipo. È ovvio che tu reprimi i tuoi istinti normali di andare a protestare perché magari qualcosa non funziona, perché sai benissimo che se protesti ti succede qualcosa, o magari o perdi il lavoro, o vieni ricattato, o ti mandano chissà dove in un'altra città e non vedi mai più i tuoi cari. Quindi 70 anni di dominazione sovietica hanno inciso, molto probabilmente non in maniera determinante, ma hanno favorito questo arrivo ai suicidi in questo modo. Dopodiché c'è la parte dell'alcolismo. L'alcolismo, ne parleremo in un altro video, perché sto facendo un video di un certo tipo sul discorso dell'alcolismo, perché qui in Lituania sono state varate delle leggi che non hanno contrastato la piaga dell'alcolismo, nonostante loro mettano tanto sforzo per tentare di contrastare la piaga dell'alcolismo. L'alcolismo è una delle più grandi concause dell'esplosione dei suicidi in Lituania. Cosa succede? Succede che le persone sono depresse, non riescono a comunicare con gli altri, questo li fa cadere ancora di più in depressione, e l'alcol diventa la mazzata finale, cioè ci si rifugia nel bere il superalcolico e questo ha un effetto devastante non solo sul fisico ma anche sulla psiche. Le persone si indeboliscono sempre di più e dopodiché, quando non riescono più a fare null'altro che bere e essere depresse, si suicidano. Soluzioni. Quali sono le soluzioni? Ovviamente ci sono tante altre cause. È chiaro che il fatto che in Lituania ci sia la volontà tanto di parlare con le altre persone ti fa in modo che tu, che hai qualche problema,
non ti metta mai in gioco e non ti voglia mai mostrare debole verso gli altri, quindi non chiedi aiuto. E quindi se non chiedi aiuto a amici, conoscenti, parenti o anche qualche dottore, è ovvio che poi ti trascini questa sofferenza interna che ti porta al suicidio. Soluzioni. Le soluzioni non sono soluzioni, come si dice in inglese, with a snap of a finger. Non puoi schioccare le dita e avere la soluzione in mano. È la stessa cosa per l'alcolismo. Esistono ovviamente due tipologie di soluzioni, una a breve periodo e una nel lungo periodo. Sono entrambe abbastanza difficili da implementare lo Stato lituano sta tentando in tanti modi di arginare questa cosa. Però è una piaga sociale molto grossa, quindi voi immaginate 23 persone ogni 100.000 abitanti si suicidano in Lituania tutti gli anni, il doppio della media europea. Le soluzioni sono due. Quella di breve periodo è sensibilizzare immediatamente nelle scuole, partendo dalla giovane età, le persone a comunicare i propri disagi. Quindi insegnare alle persone, e qui viene il bello, perché tu devi insegnare a delle persone che sono già abbastanza chiuse di loro il farsi aiutare, le persone devono imparare a prima di tutto riconoscere i propri limiti, i propri problemi e dopodiché devono imparare a comunicarlo all'esterno, soprattutto con le persone, psicologi, dottori, persone che lavorano nel sociale, che potrebbero dare una mano. La seconda cosa è insegnare alle persone che ti stanno a fianco a non colpevolizzare ulteriormente le persone che soffrono, perché una delle tendenze spesso da queste parti è: tu hai un problema, io ne parlo con te, e la persona invece di aiutarti ti colpevolizza ulteriormente, quindi ti ributta nel tuo fango, diciamo, nella depressione, e questo diventa un circolo vizioso. Questa è una soluzione a breve periodo, però è una soluzione che lo Stato sta mettendo in piedi con centri d'ascolto, psicologi, insegnanti che vengono istruiti a riconoscere i pattern di queste problematiche già nella giovane età, perché ovviamente già dalla giovane età molte persone si sentono sole e hanno delle problematiche o hanno delle problematiche di abusi o delle problematiche di depressione, quindi vengono prese questi insegnanti, queste persone che lavorano nel sociale, gli viene insegnato come riconoscere queste persone e a dare una mano. E poi ovviamente vi è una soluzione di lungo periodo che è per esempio quella del parlare di queste problematiche. Perché diciamoci la verità, anche noi in Italia abbiamo tanto la tendenza a dire laviamoci i panni sporchi in casa, come si dice, no? Quindi non parliamo di alcuni argomenti e quindi l'argomento non esiste più. In realtà è esattamente il contrario, dobbiamo parlarne sempre di più e quindi anche chi decide di fare il coming out ha un appoggio in più, perché dice vabbè, ma ne parlano dappertutto, ne parlano in televisione, lo sdoganamento del discorso suicidio. Quindi non è che uno dice io così salvo molte persone, però questa è una cosa che viene fatta e deve essere fatta nel lungo periodo. Ecco perché io sono molto lieto di fare un video di questo tipo per cercare di dare anche un piccolissimo contributo dal mio punto di vista. Quindi la Lituania purtroppo ha come uno dei suoi indicatori uno dei più alti indici di suicidi all'interno dell'Unione Europea, quindi 23 suicidi ogni 100.000 persone. In Lituania tutti gli anni perdono la vita per questo motivo. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, fate sharing del video stesso, condividetelo sui vostri social network o con i vostri amici e mettete un commento sotto. Io vorrei che ci fossero tante persone che mi dicessero ok, mi è piaciuto quello che hai detto e vorrei saperne di più. Vi posso mettere in contatto se avete bisogno con persone, specialisti che vi possono dare una mano. Mi raccomando, non cadete in depressione,
non fatevi avvolgere dalle statistiche di depressione e dei suicidi della Lituania e ci rivediamo al prossimo video sulla Lituania. Ciao!